chiaro che non ti fanno suicidare, ma se scivoli su una buccia di banana, batti la testa, 4 secondi, loro non fanno in tempo a intervenire, sei morto. E la memoria relativa è morta. Fine. Vi ricordate la dotta di prima? La dotta di prima la memoria relativa non ce l'aveva. Quando la parte animica si guarda da fuori dopo l'incidente, o si guarda da fuori mentre è sulla poltrona dell'ipnosi, guarda nella sua testa e dice no, il cervello è grigio, non è bianco, però non è neanche nero. Cioè la memoria relativa, dopo che il cervello non ha avuto l'ossigenazione per 3 minuti, è morto il cervello ed è morta la memoria relativa. Lei non aveva memoria relativa. Perché deve tornare tutto, se no è la fine. Un altro utilizzo della copia. La copia viene utilizzata per fare missioni da super soldato, cioè viene in qualche modo addestrata con una tecnica molto strana e poi viene sbattuta magari con una cintura esplosiva a farsi esplodere da qualche parte. Tanto chi se ne frega. Ne fai un'altra. Dovete capire che ci siamo resi conto di questo fatto anche perché tutti gli addotti avevano la memoria di operazioni, di sogni, di operazioni di guerra, belliche, in cui facevano spionaggio industriale, si facevano saltare le budella, con il mitra andavano in giro a far saltare altre cose. Tutti! È cosa strana, cosa veramente strana. Perché? Da dove vengono questi sogni? E allora poi si è capita una cosa fondamentale. Allora, innanzitutto, la copia viene utilizzata per fare queste cose ed è una copia che viene conservata dentro degli armadi. Viene attivata, nell'istante in cui viene attivata, questa copia viene programmata attraverso l'occhio destro, gli vengono introdotte delle informazioni utilizzando quello che è il nervo ottico, che finisce per parlare col lobo sinistro del cervello. Se te sei invece mancino lo fanno sull'occhio sinistro. Ti danno un programma, ti svegliano che te sei già sul teatro di battaglia, fai la tua missione, ritorni in quel posto e ti riprelevano e ti rispengono. La memoria della copia è insondabile. Quando te metti in ipnosi una copia, mi è capitato un paio di volte anche questo, la copia ti risponde in un modo strano, ti risponde accesso vocale non identificato. Ti dice come ti chiami? 4521. Dove abiti? Vicino al 4522. Nell'armadio. Ti risponde così, capito? Ecco, eccetera, 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 eccetera. A questo punto, chi è che ti dà gli ordini? Uno come te. Che vuol dire? Un militare, non un alieno. Uno come te. Allora, tecnicamente cosa succede? Quando si accende una copia, la copia è un contenitore in più, x più 1, di tutti i tuoi contenitori, quelli che hai nel passato, nel presente e nel futuro. È come se sul computer ti si accendesse l'icona di un nuovo computer in rete. Le informazioni, invece di fare così, fanno nella copia, così. Quindi te vivi di notte, per esempio, la co-conoscenza di quello che la copia sta facendo e credi di sognarla come sogno, ma in realtà è la parte animica che in parte è stata richiamata dentro la copia e che quando torna dentro l'originale scarica dentro di te la sua coscienza di quello che è successo, come una telecamera che va di là. Ed è per questo che tu hai la sensazione di essere te ad aver fatto quelle cose di notte. E li racconti non come fosse stato un sogno, ma come fosse realtà. Muovi gli occhi dalla parte giusta, hai la sensazione dei forti colori, la mattina ti svegli col dolore sulle braccia come se avessi fatto te l'operazione militare. La copia serve a una terza e più tremenda cosa. Dopo che l'alieno non ti può più prendere perché la tua coscienza è grande e la parte animica ha deciso che ora basta, la parte animica quando decide ora basta, siccome il tempo non sa dire, io a una gli dico, ora tu non verrai, in futuro non verrai più presa. Gli ho detto in futuro non verrai più presa, questa non ha capito niente. In futuro? Sta lì, ci pensa un po'. Vuol dire mai più? Ti risponde così, mai più. Vuol dire mai più?
Sì, dico, vuol dire mai più. Ecco, mai più capisce, futuro no. Questo per dire cioè, è la difficoltà che te c'hai quando parli con la coppia. Mai più. Che vuol dire? Il futuro non verrà in ripresa. Che vuol dire il futuro? Forse vuol dire mai più. Perché c'è un problema di traduzione proprio. Io parlo alla mente, la mente traduce ad archetipi, e così al contrario, ma la mente a volte non ha la capacità di tradurre ad archetipi, perché la mente è un vocabolario che si basa sulla sua esperienza della vita, quindi a secondo di te chi sei, traduci o non traduci bene. Bene, la cosa importante è che quando te non ti fai più prendere, la parte della copia viene utilizzata per prendere la tua parte animica. Si accende la copia, la parte animica viene richiamata da un nuovo computer in rete, ci finisce dentro. A quel punto la macchina prende la parte animica, ti chiude in un cilindro e ti ciucciano dalla copia la parte dell'energia. E noi come se ne accorge? Ce ne siamo accorti per caso le prime volte, quando in ipnosi ho avuto la possibilità di avere, senza che me ne accorgessi, una copia in ipnosi. Quando metti la copia in ipnosi è come se richiamassi la parte animica che sta da un'altra parte e la richiami lì dentro, e all'inizio non ci si capiva niente. Eravamo lì e io gli dico a questa qui, questa era una femmina. Innanzitutto mi era andata in ipnosi in un modo completamente diverso. E corporalmente non mi tornava, non capivo, c'era qualcosa che non capivo. Quando te gli dici come si chiama, lei ti dà un numero X2592, vabbè, gli dico allora parliamone, allora gli faccio il giochino, andiamo all'inizio del tempo, dico ora te frego io, dico all'inizio del tempo, laviamo tutto quanto, all'inizio del tempo, sì, andiamo all'inizio del tempo, cosa vedi? Niente, buio, non c'è niente da vedere, perché per lei, per la coppia, non esiste l'inizio del tempo, la coppia è finta, c'ha solamente il dischetto dentro, si potrebbe dire così. Allora io cercavo di dire, ma i tuoi contenitori, il tuo contenitore, lei mi dice quale? Il tuo contenitore è quello vero, quello che sta di là. Come quello che sta di là? Mi vuoi dire quello che sta su questa poltrona? No, questo è quello finto, quello che sta di là, è quello vero. E io lì a cercare di fargli capire, no, perché poi si creano delle dissociazioni folli, se no. No, questo è il tuo contenitore vero. E lei, no, questo è quello finto, quello vero è quello che sta di là. Dove? Dentro il cilindro. Porca puttana. E io con la coppia ora cosa ci faccio? Ti svegli e ti dico, sai, sei una coppia, arrivederci, grazie. Lì successero, cioè, lì, vabbè, ve la faccio, non ce ne frega ora che cosa è successo lì. Ce la siamo cavata. Lì ci siamo resi conto che c'era la possibilità di comunicare tra copia e originale, perché la parte animica, comunque fosse, sia nella copia che nell'originale, poteva essere richiamata in quello che volevi te, perché il tempo non esiste e neanche lo spazio esiste, quindi te la richiami, la copia viene e sta lì, l'anima viene e sta lì. Allora, aspetta che se fai questo giochetto lì contrario, te c'hai l'originale, gli dico alla parte animica dell'originale, senti, ma vai un po' a cercare le tue copie. E lei va e cerca le copie. E quando ho trovato le copie dico, senti, sarebbe bene che queste qui le fai fuori, ma poverine, ma che poverine, sono di plastica, allora va bene, fottute. Nell'istante in cui te le fotti, loro non hanno più possibilità di prenderti, e te, da quell'istante, sei completamente liberato. Allora, il processo di liberazione è un processo che prima l'abbiamo dovuto scoprire a pezzi, cioè è voluto 20 anni. Perché noi si sta discutendo qui da 2 ore, ma 20 anni ci sono voluti per scoprire tutti questi particolari, 20 anni. Allora, ora, quando noi lavoriamo sul nostro addotto, cerchiamo di lavorare in un unico step, in un'unica seduta ipnotica, o 2 dipende, con 2 ci riesce bene, con 1 mi riesce ancora male. E in quell'unica seduta, che non dura classici 45 minuti di una seduta, ma che dura 1 ora e 40, te c'hai diversi step. Primo, prendi il soggetto e gli fai ricordare una volta qualsiasi in cui sono venuti e gli hanno fatto un gesto così.
nell'istante in cui ciò, perché lui si deve rendere conto, la parte animica si deve rendere conto e te devi essere sicuro che lui sta ricordando, cioè tutto il resto che sta nel suo cervello